Bentornati sul canale, bentornati a Taiwan e benvenuti al Sun Moon Lake o Sun Moon Lake, a seconda se pronuncia inglese o cinese. Questo lago è la mia quinta tappa nel paese e si chiama così perché il lato orientale ricorda il sole e quello occidentale la luna. Qui camminerò molto. Vedrò qualche scimmia, un bellissimo tramonto, veramente stupendo, e mi sono pure beccato un terremoto di magnitudo 6. Quindi iscrivetevi al canale per supportarmi e buona visione! Buongiorno dal Sun Moon Lake. Sono arrivato qua dopo 3 ore di autobus da Taipei, dalla capitale Taipei, e è uno dei posti più turistici di Taiwan. Non so benissimo cosa aspettarmi, passerò qua un giorno e mezzo e prima di fare il check-in devo portarmi in giro i 2 bagagli, quindi vedrò la parte nord, mentre il mio hotel si trova nella parte sud. Siamo a 750 metri di altitudine e questo è il bacino d'acqua più grande di tutta Taiwan. Qua vediamo già subito un sacco di barche, alcune un po' trash, e sicuramente il fatto di fare un giro in barca è una delle attività che va per la maggiore, insieme al giro in bici e qualche piccolo trekking. Ci sono anche dei templi, diciamo che io proverò a diversificare un po' e fare un pochino di ogni cosa. Ho preso un autobus, sono sempre arrabattato con 1000 bagagli e comunque sono arrivato al Wenwu Temple. Da qui si vede anche il posto dove dormo io e la pagoda che visiterò domani o forse anche dopo. Questo tempio ha una storia interessante perché durante l'occupazione giapponese lungo il lago c'erano 2 templi. Nel 1919 però il governo coloniale giapponese ha costruito una diga per generare energia idroelettrica, però senza pensare a quelle che potevano essere le conseguenze. Questo ha causato un innalzamento del livello dell'acqua del lago e quindi i 2 templi furono successivamente demoliti e poi riuniti nell'attuale tempio nel 1938. Poi il tempio attuale in verità è stato ricostruito nuovamente nel 1969, aumentando le dimensioni e costruendolo in stile palazzo cinese. Allora, ci sono 3 sale principali, una dedicata al dio della letteratura, una al dio della guerra e una a Confucio. Dovrebbero esserci 366 gradini a simboleggiare i 366 giorni dell'anno, ovviamente compreso il giorno in più dell'anno bisestile. Sui gradini dovrebbero esserci anche incise delle informazioni relative ai 24 periodi solari, in modo che i visitatori possano, imparare qualcosa quando visitano il tempio. Allora, da amante della natura, la cosa che mi piace di più è il paesaggio e il fatto che siamo totalmente circondati da montagne. Comunque anche il tempio è molto carino in verità e adesso c'ho ancora una decina di minuti qua prima di prendere un altro autobus per andare al mio ostello dove deposito uno zaino e poi esco subito per esplorare. Ok, arrivato e ho depositato tutto in ostello che poi vi faccio vedere, che fa abbastanza ridere, e comunque adesso sto andando alla fermata perché voglio prendere un autobus per un breve tratto e vedere se riesco a raggiungere la pagoda principale, quella grande che ho fatto vedere prima che chiuda. Guardate le radici dell'albero.
Ho fatto una corsa perché chiude alle 4:30 e sono le 4:40 in verità. Comunque, laggiù c'è anche il Vengu Temple che ho visto prima. Guardate comunque che paesaggi magnifici, bellissimi. Allora, la pagoda Sien è stata completata nel 1971 dal defunto presidente Chiang Kai-shek in memoria di sua madre. Siamo a 954 metri e la pagoda è alta 46 metri, quindi in tutto 1000 metri sul livello del mare. La pagoda ha uno stile tradizionale cinese e ha 9 piani. Una particolarità è che il sentiero dovrebbe essere costellato di lucciole, non è proprio il periodo adatto. Ci sono due tipi di lucciole, quelle dalle ali nere, che dovrebbero esserci tra aprile e maggio, e quelle di montagna, che si dovrebbero vedere verso ottobre-novembre. La cittadina è veramente veramente molto piccola, molto molto piccola. Mangerò qualcosina, mi faccio 2 passi e poi torno in ostello. Questo riso nel bambù. Buongiorno dalla mia bara. Oggi me la sto prendendo con molta più calma rispetto al solito, anche perché è la prima mattina che riesco a dormire, che posso dormire un pochino. Tutte le altre mattine mi sono svegliato tra le 5 e le 7 e ieri tra l'altro sono dovuto rimanere sveglio fino all'1:30 per lavorare, 1:30 che sono le 18:30 in Italia. C'è un casino allucinante, tantissima gente per il poco spazio che c'è. Comunque qua c'è il lago, ci sono le barche per fare i giri o per attraversare. Comunque il piano di oggi è quello di fare la ciclabile, ma la farò a piedi, che parte qua e va in là. Non so fin dove arrivo, però l'obiettivo è quello di camminare il più possibile, tanto la zona comunque è bella e quella parte là non dovrebbe essere così piena di turisti, spero. C'è anche una funicolare che porta a un villaggio aborigeno, ma sinceramente, vedendo quanto è turistico il posto, non penso che ci andrò. Ho paura che sia una trappola per turisti. Non sapevo ci fossero scimmie, sinceramente, lungo il lago. Vero che siamo circondati da talmente tanta natura che potevo anche immaginarmelo. Non è comodissimo il sentiero lungo il lago perché non è un sentiero che gira intorno a tutto il lago. Me lo sarei fatto volentieri. Dovrebbero essere circa una trentina di chilometri, insomma. Però bisogna farlo spezzettato. Adesso sto procedendo da una parte, poi prenderò un mezzo per poi tornare indietro. E prima vi parlavo di aborigeni. Lungo il lago c'è la tribù Tao, che è una delle 16 tribù aborigene riconosciute a Taiwan. Secondo una leggenda, gli antenati della tribù Tao stavano cacciando in quest'area e stavano inseguendo un cervo bianco, che li condusse proprio al Sun Moon Lake. Furono colpiti dall'abbondanza di acqua, di pesci, e quindi decisero di stabilirsi in queste zone. Beh, comunque appena si esce un attimo dalle città, che sono delirio, sono stracostruite, bruttissime, è bello, 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 bello. Ce ne sono un bel po' di scimmie in verità, non pensavo. Sono tutti macachi,
quindi diciamo nulla di speciale tra virgolette, o nulla che comunque non ho mai visto, però da noi non ci sono. Allora, la camminata che sto facendo, intanto lungo la camminata ci sono vari piccoli pontili dove si può fermarsi, sedersi, guardare la vista. Comunque la camminata dovrebbe essere circa 6 km e mi dovrebbe portare molto vicino alla pagoda che ho visitato ieri, però a quel punto dovrò tornare indietro, quindi altri 6 km a piedi, per la parte nord del lago, da dove sono partito per questa camminata, e per poi prendere l'autobus e rientrare verso il sud, però facendo il giro orario, diciamo. Questo perché appunto non si può fare il giro completo passeggiando lungo il lago. Comunque, nonostante il lago sembra che sia molto pulito, non è balneabile. Questo se non durante delle occasioni speciali come dei festival, delle specie di gare di nuoto. Secondo me è perché è talmente vasto che ci vorrebbero così tante persone, così tanti bagnini a controllare, che sarebbe veramente veramente complicato. Questo mostro è uno dei visitor center. Intanto comunque proseguo. Sono arrivato alla vista sull'isola Lalu. È un'isola sacra per la popolazione aborigena Tao, perché si dice, la leggenda che vi ho raccontato prima del cervo bianco, si dice che li condusse proprio qua, in questo punto. Un tempo era molto più estesa, poi diciamo che negli anni 30, quando i giapponesi costruirono la diga, venne parzialmente sommersa e poi ci furono anche dei terremoti che la distrussero in parte. Al giorno d'oggi sull'isola è presente una statua del cervo bianco. Allora, finito il percorso, qua dietro c'è il punto finale, adesso rientro indietro perché secondo me con una piccola deviazione riesco a continuare a fare un giro e continuare ancora un po'. Confermo che si riesce a proseguire ancora un po', adesso sono 12 km percorsi e non penso che riuscirò a fare tutto il giro del lago, perché appunto dovrebbe esserci un segmento dove dovrei passare dalla strada e non è una strada molto bella perché ci sono molte curve, però adesso continuo, vedo fin dove arrivo. Qua è dove dormo e prima ho fatto questo pezzo a piedi, poi ho fatto questo pezzo in autobus e adesso ho fatto quest'altro pezzo a piedi. La pagoda è qua, ma probabilmente questo ultimo pezzo non riuscirò a farlo. Un peccato, perché altrimenti da qua praticamente devo ritornare qua a piedi e ritornare qua in autobus. Ok, sto tornando indietro per due motivi. Allora, uno, sono le 16 passate e tra un'ora tramonta, quindi fare al buio 6 km non sarebbe il massimo. Seconda questione, più importante, che mi sono accorto che l'ultimo autobus per tornare nel posto dove dormo è tra 35 minuti, quindi devo fare adesso una corsa per farmi questi 2 km che mi separano dalla prima fermata dell'autobus, prendere un primo autobus e poi un secondo autobus che non devo assolutamente perdere, altrimenti mi tocca prendere un taxi e vorrei evitare sinceramente. Subao Earthquake Alert, 12:24 17:47 Zuo Yo Tai Dong de Kufa Sheng Shen Ju Yu Gan de Gen Shen Fang Kang Lie Yao Huang Ju Jin Binan Pasha Yan Wen Ju Li Xiang Shu
avviso terremoto proprio quando mi ero preso il panino. Adesso vediamo che succede, cosa fanno gli altri, ma sono tutti molto tranquilli, probabilmente sono abituati. Comunque sto lungo il lago, così se dovesse succedere qualcosa massimo finisco nel lago. Comunque non male, wow, non male. E terremoto, sì, si è sentito qualcosa che traballava, però tutto a posto, diciamo. Bao da meno di 2 euro, molto grande, con uovo maiale, potrebbe essere cicoria, non lo so, e basta. Ho preso anche un dolcino. È una torta ripiena di crema, molto semplice, non male, però nulla di speciale, diciamo. La cadenza mi ricorda un po' De André, non so, non ho la più pallida idea ovviamente di quello che stia dicendo. Comunque il programma era quello di andare a dormire molto presto perché domani la sveglia è alle 5 di mattina, però per sicurezza, siccome ho visto che il terremoto è stato di 6 punto qualcosa, magnitudo 6 punto qualcosa, e solitamente ci sono sempre scosse di assestamento, aspetta un pochino per sicurezza. Intanto io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento, come al solito, a settimana prossima per un nuovo video, mercoledì alle 18. A presto!